Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sunslight e in questo video vi parlerò del concorso 2014 di nuovo, cioè la parte 2. Dato che la prima parte l'avevo registrata assieme a tutte le altre parti, la intro la devo fare ogni volta da capo. E vabbè, oggi vedremo altri elementi del concorso 2014. Se non sapete cos'è il concorso 2014 dei Gormiti, c'è il video che metto nelle schede o qua, non lo so, non mi ricordo mai se è specchiata sta videocamera, però ve lo spiego brevemente. Il concorso 2014 è un concorso che aveva fatto la Giochi Preziosi nel 2014 per cercare un nuovo character designer di un possibile reboot dei Gormiti. I suggerimenti che la Giochi Preziosi ha dato agli artisti per fare nuovi character design erano che i Gormiti dovevano essere un po' più snelli e un po' più supereroistici, ispirati anche vagamente alla serie che era uscita 2 anni prima, la Natural Leashed, e quindi gli artisti più o meno hanno cercato di seguire queste indicazioni. Ovviamente non siamo ben sicuri di queste indicazioni che ho appena detto, perché tutte le informazioni che abbiamo su questo concorso sono attraverso i blog, i siti, le pagine di questi artisti qua, che non sono nemmeno tutti, che hanno caricato le loro entry in questo concorso e hanno alcuni descritto alcune cose che venivano dette loro. Comunque ne parlo più nel dettaglio nel video che ho messo nelle schede, metterò anche in descrizione semmai. E niente, proseguiamo con il video. Giuseppe Sarci. Ufficialmente questo artista ha caricato online solo il suo Colossus. Che figo, molto figo, a me piace parecchio. Slanciato e supereroistico come nella richiesta della Giochi Preziosi, con cristalli qua e là per tutto il corpo. Può funzionare, un po' troppi dettagli forse, ma può funzionare. Ma Giuseppe Sarci ha fatto un grosso errore nel cercare di nascondere le sue altre entry, cioè caricarle online. Però con un po' di occhio e tanta forza di volontà si può tranquillamente capire che la sua entry di Barbatos è questa qua, Sketch 3. L'errore più grande che ha fatto in questo caso è aver messo fra i tag di DeviantArt Gormiti. Questo Barbatos sfortunatamente non è a colori, non ha caricato la versione a colori. Sembra buono, potrebbe funzionare, non posso giudicarlo per bene perché non è a colori, non è l'opera finita. Non mi dispiace troppo, ma nemmeno mi piace tantissimo. Ma non è finita qui, anche la sua terza entry, il personaggio originale, è stato caricato sulla sua pagina senza riferirsi ai Gormiti però questa volta, con Sketch Iron Lord. Lo stile di disegno è quello, le proporzioni sono quelle, la posa è quella. Credo proprio che l'abbiamo trovato, dato che altri suoi disegni non sono in questo stile. Ed è blando. È una cosa che vedremo molto in questo video, ma molte entry originali sono blande. Che cosa mi vuole dire con questo Gormita? Non lo so, sembra Shredder delle tartarughe ninja, vagamente, ma senza il tema da samurai. Non lo so, non vedo molto potenziale in questo Gormita terziario. Credo che sia questa la ragione del non essere passato alle fasi successive, considerando che gli altri due seguivano i requisiti e sono anche bellini all'occhio. Credo che sia soltanto questo il dettaglio principale per non aver passato le selezioni primarie. Oh, Francesco De Stena, una delle mie fonti principali per avere informazioni su questo concorso. Ha spiegato anche il suo processo creativo nel suo blog, spiegando che si è ispirato molto alla serie Natural Leashed per fare i suoi personaggi, e si vede. Vediamo il suo Colossus, che è praticamente Agron con 4 braccia. Non mi dispiace per niente, non mi dispiace. Solo poco originale, ecco. E forse volevano anche distaccarsi alla serie Natural Leashed, dato il probabile flop che è stata. Anche il suo Barbatos è buono, molto simile al Tazaru della Natural Leashed, però secondo me funziona. Una cosa che mi piace molto di questi suoi due Gormiti sono le colorazioni.
che al contrario della serie Natural Leashed sono particolarmente accese. E per questo dobbiamo ringraziare la sua dolce metà Francesca, perché è stata lei ad averlo aiutato. Grande Francesca. E vediamo la sua entry originale. L'autore ci ha dato un lungo background sul come gli è venuto in mente. Stava pensando a qualcosa che piaceva ai bambini, ci ha pensato moltissimo e la cosa che gli è venuta in mente all'improvviso era i dinosauri. E allora si è messo a fare un gormita basato su un dinosauro e ha fatto Raptor, il signore del popolo del dino. Ci dice che si è ispirato a un Velociraptor, dandogli fattezze vagamente gormitiche e un'armatura per renderlo più possente e combattivo. Ha creato l'idea del popolo dei dino, dando la possibilità di fare altri gormiti dinosauri. E non è un problema che un gormita basato su un dinosauro, mi pare che ce ne siano anche stati. Il problema è che questo è un Digimon. Cioè, senza giri di parole, è un Digimon. Certo, senza fucili e bazooka, ma credo che sia per questo che è un motivo principale per cui non ha passato le selezioni. Oltre al fatto che gli altri sono chiaramente gormiti da Natural Leashed ridisegnati. Fatto interessante, fatto molto 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 interessante. Mi è stato passato qualche mese fa il link ad un video di un apparecchio per i denti con il design della testa del suo Colossus messa su uno dei lati di questa cosa che sembra un apparecchio per i denti. Non lo so cos'è specificatamente. A fianco, nell'altra parte dell'apparecchio, c'è il logo Neorganic. E adesso questa cosa mi confonde da morire, ma mi fa morire da ridere. Ora vediamo una delle entry preferite mie di questo concorso. L'entry di Igor Chimisso. Per chi non lo sapesse, Igor Chimisso ha già lavorato con la Giochi Preziosi in passato. Lui ha fatto letteralmente il character designer dei gormiti per la cartoon, con Nick, Lucas, Toby, Jessica e molte delle sue bozze, che non so se poi le ha rielaborate lui o qualcun altro, sono state utilizzate per i prodotti della serie cartoon. Quante volte avete visto questo Lucas? Quante volte avete visto questo Nick? Quante l'avete visto in giro? È lui! È stato lui a farle. Ha fatto anche il design del dinosaurino dell'episodio inutile. Quindi ecco, credo che sia considerabile un big, quello che ha dato vita all'aspetto dei gormiti stessi nella serie animata. Quindi le sue entry devono essere incredibili. E infatti lo sono. Vediamo Colossus. Sì, è abbastanza futuristico, senza alcun motivo apparente, ma è fighissimo. Con questi luci che vanno verso le braccia che si illuminano. Il ciadume che c'è in questo Colossus è pazzesco. Vediamo il Barbatos. Che roba. Non ha gli aspetti luminosi, stessi aspetti luminosi di Colossus, che da una parte è un bene, e ha tutti questi elementi tribali, la maschera T che anche lui è molto bello, è molto 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 bello. E vedendo le entry passate, chiaramente uno penserà, vabbè, cosa l'ha rovinato? La sua entry originale? No! La sua entry originale è buona! Secondo me funziona! È nello stile delle sue altre entry. E la cosa che io adoro delle sue entry, credo che sia dovuta al fatto che lui fa il character designer di una serie animata, è che tu capisci il personaggio, il suo carattere, dai suoi disegni. E io sta roba mi piace parecchio. Non ho idea del perché non è passato alle fasi successive. Forse troppi dettagli? Non ne ho idea. So soltanto che adesso voglio vedere ogni gormita della seconda serie disegnato da lui. Prima di passare alle fasi successive vi consiglio un'intervista fatta a Igor Chimisso da parte di 151G, dove parla dei gormiti a un certo punto. Specifica, cioè praticamente il suo processo creativo per fare il character design dei Signori della Natura cartoon e dei vari gormiti cartoon, il perché ha fatto vari cambiamenti nei character design. Ed è interessante, se vi va andate a dare un'occhiata, è interessante davvero. Marco Cabras. Le sue entry
mi hanno incuriosito. È l'unico modo in cui lo posso sintetizzare. Prima il Subarbathaus, che è bellissimo. È un golem con liane che penzolano ovunque, piante che crescono da una parte e dall'altra, fatto di terriccio, tutto con la muschio sulle spalle, i funghi che gli crescono addosso, quelli non sono bacche come pensavo, ma sono funghi. Non hanno occhi. Ce lo vedo, questo è un Barbathaus che cammina per la foresta fregandosi di niente perché non vede, non sente niente. Figo comunque. Vediamo il Colossus strano. Questo Colossus posso dire soltanto strano. Un corpo di muscoli senza pelle, vestito di rocce. Fighissimo. Con questa cicatrice in volto e le gambe che... Oddio. Che problema hanno le sue gambe? Se non fosse per le gambe, sarebbe incredibile. Sarebbe incredibile. Una reimmaginazione completa di Colossus. Mi piace. Vediamo la sua entry originale. Deve essere fantastica come le altre due. Ah no, aspetta, è un robot più generico del mondo. Potete capire il perché non è passato alle fasi successive. No, in realtà non credo che sia questo robot blandissimo che è peggio di qualsiasi cosa che la 2018 abbia fatto con i mecha. No, credo che sia in generale il suo stile. Se considerate questo Barbathaus e questo Colossus sono un po' troppo impersonali. Non dico che non c'è personalità nel disegno, ma questi non ce li vedresti conversare fra di loro allegramente. Ecco, questi entrano in un ring, si picchiano e muoiono. Non so come dire. E il Cyber King è soltanto una ciliegina sulla torta del... un'azienda non vuole questo. Magari forse per un altro brand sì, potrebbero funzionare, ma non per i gormiti secondo me. Non per i gormiti. E chiudo qua il video. Abbiamo visto 4 nuove entry del concorso, ovviamente questa è sempre una parte registrata dopo, restano almeno 3 entry del concorso che non hanno passato le fasi preliminari e in più ci saranno i vincitori, quindi aspettatevi almeno 2 video, poi non so quanto verranno lunghi i video dei vincitori. Detto questo, grazie per aver visto il video, grazie per visto il video. Se volete iscrivetevi al canale, mettete like, ma queste robe le sapete, Mettete like, iscrivetevi, commentate, fate quello che vi pare, condividete, forse l'ho già detto? Forse no? Non ne ho idea, non lo so. Sinceramente sono troppo concentrato al fatto che i Gormiti Legends stanno uscendo letteralmente questi giorni, almeno mentre sto registrando questo video, e sono un po'... Capito? Molto... Capito? Grazie per aver visto il video, ciao!